Just one, come on guys! Oh, una bella foto con Franci. Buongiorno ragazzi. Operazione lavaggio e operazione asciugaggio. Ah, l'unica cosa è che ancora non ti ho tolto le macchie, porca miseria. Quindi Però. operazione lavaggio è andata come è andata. Vabbè, visto che la devo rilavare è un'occasione per rendervi partecipi del nostro bagno extra lusso. Ma che tecnologia pazzesca! Lo so. Tutte le mattine noi ci alleniamo asciugando la roba. Non sembra ragazzi, ma è ripidissima sta salita. E il tuk tuk là. Boh. Deve essere fatto con il motore. Uomini di poca fede. Era fattibile. Prima di metterci in marcia, subito sosta colazione. Ho visto una montagna di roba fritta espressa e ho detto ok, questo potrebbe essere il nostro posto. Franci ha spottato un buon posto. Spero. Voilà, e la colazione è servita. Brava Franci che stamattina mi spotta il posto per fare colazione. Allora, Parliamo di fritto. questa è una palletta di pane fritto. È granuloso, piccante, speziato. Che buono. Assaggiamo questa qua. Questa potrebbe essere una mela tipo. No, ha solo una forma diversa. Questa sembra la cosa di ieri. Con le lenticchie. È tutta verdura sostanzialmente. Ah, minchia si picca. Buonissimo. Assaggia Gianni. Con cosa inizi? Vai, ti lascio la palletta. Questo? Sì, vai con La la palletta, palletta. qua. Cuocciala qui dentro. No, ma di più, prendi un bel po', bravo. Regola numero 1, sempre fermarsi a mangiare dove vedete che c'è un capannello di locals. What is this? Ah, il pane fritto, ok. This, then this, then. Allora, non sappiamo bene cosa abbiamo mangiato. Quello più largo, fritto, piatto, di cui ho ripreso anche la preparazione, si chiama buri o puri, qualcosa del genere. Franci sta cercando sull'internet. Aspetta che... Comunque tutto molto buono, sempre da pucciare in salsine varie, un po' speziate, un po' piccanti. Si chiama puri, questa sorta di pane fritto, è una sorta di piadina fritta molto leggera che si gonfia in cottura. Questa era morbida, quella che invece ho mangiato ieri era molto più croccante. Siamo tutti qui ad aspettare il treno. La magnificenza del treno indiano. In India mi entusiasmo con poco, è sufficiente farmi vedere il treno. Lughino di azione contro la fame, perché questa pazzia la facciamo anche per raccogliere 30.000 euro per supportare questa organizzazione che lavora in tutto il mondo. Noi siamo andati a trovarli a Mumbai, siamo andati a visitare alcune famiglie che loro hanno aiutato. Qui in India c'è il 24% delle persone malnutrite a livello mondiale. Entriamo in un'altra casa, questo ragazzi è il corridoio d'ingresso. Questa è una famiglia di 5 persone che vivono in una stanzetta che forse è ancora più piccola di quella che vi abbiamo fatto vedere prima. E adesso il figlio maggiore ci fa una bella foto con tutta la family. Io, al di là di tutto quello che fanno i ragazzi di Azione contro la fame, sono stupito veramente del poco spazio in cui vivono queste persone. Siamo usciti, come avete potuto vedere, anzi non so se avete potuto vederlo perché purtroppo in condizioni di scarsa luce non riusciamo a fare delle belle riprese, ma c'era davvero pochissima luce, praticamente luce naturale ne entrava zero. Erano 3 metri quadrati in cui vivevano i 2 genitori con i 3 ragazzi e ci stavano raccontando che hanno prima aiutato la bambina più piccola che soffriva di malnutrizione, quindi dandogli tutte le istruzioni, perché queste persone hanno bisogno in primis di istruzioni su come crescere i propri figli, quindi anche le cose basiche come lavarsi, che tipo di cibo dargli, eccetera eccetera, senza dimenticarci che qui i problemi sono ben altri. Solo il fatto di entrare in queste viuzze, direi al limite del claustrofobico, per noi che veniamo dall'altra parte del mondo e viviamo in altre condizioni è già una roba bella tosta. E in caso non lo sapeste, in India lo sport nazionale non è il calcio ma è il cricket. Quindi ragazzi, se vi piacciono i nostri video, andate a donare. Siete tantissimi, 30.000 euro li dovremmo fare
in uno schiocco di dita. Vi lasciamo il link in descrizione. Francia aveva ancora un po' di fame, perché non fermarsi di nuovo a mangiare? D'altronde io non mangio da oltre 24 ore. Oh, finalmente proviamo i dosa. Questo qua è uguale all'altro. Picca? Promossi dosa. Ah, questo cibo a bordo autostrada ci piace un sacco. È quello che rende interessante il viaggio, ragazzi, perché ve lo dico, è lunga guidare 250-300 km al giorno su una scatoletta di tonno. Io provo prima quello rosso. È una crepettina salata da puciare in salsine speziate. Ci stava questa seconda colazione, giusto? La giornata di oggi è partita molto bene. Pausa chai. Thank you. Biscottino? Biscottino, chai latte. Raga, biscottino con chai latte. Sembra quasi di essere a casa. Questo per farvi capire la proporzione tra il nostro mezzo e un comune mezzo indiano. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Ma chi l'ha detto che in autostrada non ci possano essere anche le capre? Only in India. Colonna infinita di camion che trasportano cotone. E poi ogni tanto succede anche che trovi dei camion ribaltati. Speriamo non si sia fatto male nessuno. Obiettivo di stamattina ovviamente è andare verso nord, sopra Nagpur. Difficile che ce la facciamo perché sono veramente tanti chilometri. Noi cominciamo ad andare a nord e vediamo dove riusciamo a fermarci. Speriamo di trovare un albergo meno bombardato di quello di ieri sera, dove tra l'altro, ragazzi, non abbiamo ripreso perché eravamo in panico, ma siamo rimasti bloccati nell'ascensore. Attimi di terrore. Sono anch'io. Momento benzina di oggi. In caso ve lo steste chiedendo, qua la benzina costa circa 100 e qualcosa rupie al litro. Pressa poco €1. Ma quanto ci piace il succo alla canna da zucchero. Ci siamo fermati in autostrada e ce ne facciamo fare altri 2 da questo simpatico signore indiano. Praticamente l'ha piegato su se stesso 8 volte per cercare di estrarre più succo possibile. Comunque mi fa molto ridere il senso di queste strisce pedonali in piena autostrada. Noi abbiamo la nostra corsia piccolina preferenziale e non paghiamo. Allora, la giornata è quasi giunta al termine, ma Franci oggi ha particolarmente fame e ogni qualvolta c'è la possibilità si ferma a un baracchino per comprare qualcosa. Nella fattispecie ci siamo fermati qua per assaggiare alcune di queste fritture. Eccole qua. Allora, abbiamo preso un samosa E l'altro non so come si chiama. e l'altro ci ha detto il nome, ma non abbiamo capito. Non avevo capito. Vai Franci con le tue manine nere. Ma ormai l'igiene e la sensazione di pulizia da qualche giorno a questa parte stanno assumendo tutto un altro contesto. È un fagottino fritto, Ripieno di? verdura al curry. È buono, forse un po' più caldo sarebbe stato meglio, però è piacevole. Questo sembra apparentemente simile, è la stessa cosa, è uguale, cioè abbiamo preso 2 cose uguali. Franci era convinta di aver preso 2 cose diverse, abbiamo preso 2 cose uguali. Ovviamente sempre piccante, sempre speziato. Non ho ancora trovato nessun piatto indiano che non abbia la caratteristica di essere piccante e di essere speziato. In generale sono molto soddisfatto del criterio che abbiamo utilizzato oggi, cioè non soste lunghe per il pranzo o per la cena, ma tante sostine piccole in posti sparsi qua e là dove facciamo un assaggino di una cosa, uno di un altro. Penso che nei prossimi giorni potremo proseguire su questa linea. Ok, quando si tratta di cibo io sono sempre d'accordo con te. Guidi tu? Sì. Perfetto. Bye. E si riparte. Intanto che c'eravamo ho comprato anche delle fantastiche patatine che Giano mi darà mentre guido. Siamo rimasti a secco, ma abbiamo una tanica di benzina. Imbuto, tac. Adesso vediamo di non sbrodolarci tutti di benza. Io capisco, Franci, che tu devi fare il content, però Io devo fare il content. io vorrei anche evitare di sbroffarmi tutto. Non me lo buttare sulle mani. E che vuoi che sia un po' di benzina sulle mani. Siamo arrivati nella
cittadina di Nagpur e abbiamo scoperto una cosa fantastica. A Nagpur non si può prenotare in nessun albergo a meno che tu non sia indiano, perché per qualche ragione tipo loro non hanno la possibilità di inserire un documento che non sia il loro documento, la loro carta d'identità indiana, e quindi ci hanno rimbalzato nel primo posto, nel secondo posto. Alla fine ci hanno detto: signori, se volete c'è solo un albergo in tutta la città che accetta gli stranieri. Abbiamo poi scoperto che non era proprio vero, nel senso che cercando trovavi altri posti che in realtà ti accettavano. Abbiamo pagato 5 volte quello che ci costava il primo albergo. Comunque in buona sostanza abbiamo risolto, adesso siamo in questa stanza molto carina. Ma io dico, ma Madonna Benedetta di Canosa di Barletta, come dice Lino Banfi, ma a 60 euro a notte, che è tantissimo, di che è tantissimo qui in India, perché... che Franci mi ricorda qui in India è tantissimo, ragazzi. Ma una benedetta carta igienica me la vuoi mettere in bagno? In tutta l'India non c'è un hotel che ti metta la carta igienica, la devi chiedere, se no in bagno non la trovi. Vabbè, scusate lo sfogo, andiamo a mangiare. Stiamo andando in un ristorantino qua vicino all'albergo e ci stiamo per beccare con altri 2 team che erano più o meno come si dice? Che sono arrivati a Nagpur Insieme a noi. insieme a noi. Non è difficile, cioè così. Allora, chiudiamo la giornata con un piatto, devo dire, molto bello da vedere. Ve lo descriverei, ragazzi, se solo mi ricordassi che cosa ho ordinato. Pane da pucciare in salsine e cose varie. Vai. Abbastanza piccante ma buono. Questo qua che cos'è? È una roba fritta? Sembra una polpettina fritta. È una patata intera, molto piccante. Bene, saluta Franci. Ci vediamo domani. E buongiorno, ore 6 del mattino, yeah! 6:30, dobbiamo anche sbrigarci perché 6:30. abbiamo un appuntamento. È già tardissimo, È già ragazzi. tardissimo. Check dell'olio e si parte. Bella fresca, l'aria dell'India di prima mattina. Abbiamo raggiunto questo accordo dove Franci preferisce guidare occhio alle curve strette, che ci portiamo via i pali. Qua a destra, ma ricordati di prenderlo nella corsia di sinistra, se no siamo allegramente contromano. Franci ha deciso di partire subito con le guide la mattina, così esaurisce i suoi chilometri come se dovesse fare i compiti, no? Lei era una di quelle che d'estate, quando c'erano da fare i compiti delle vacanze, li faceva tutti subito la prima settimana, non come me che li facevo quando praticamente ero già tornato a scuola. Ma come starella Franci alle 6 del mattino in India. Mi chiedo se ci siamo portati abbastanza cose per il freddo, perché la mattina fa piuttosto freddo e in generale più stiamo andando verso nord più la temperatura si abbassa. Ma dai, ma hai studiato meteorologia? Stamattina sono il principe dell'ovvio. Prima piccola sosta benzina e sosta prelievo ATM. Quando prelevate all'ATM non vi spaventate, prelevate circa un mazzettone tanto di rupie, ma in realtà stiamo parlando di circa un centinaio di euro, che è il massimo che vi dà il bancomat in India, cioè 10.000 rupie. Noi tutte le volte prendiamo 10.000, così paghiamo meno commissioni. E perché siamo ricchi, ragazzi. Se fate YouTube siete ricchi, lo sapete, no? La mia conoscenza dei motori è molto approfondita. Sento puzza, non riesco a capire se è la puzza generale o viene dal mio tuk-tuk. Spero che sia l'ambiente e che non sia Carletto. E immancabile momento chai per un risveglio corretto. Per trovare i posti che fanno il chai ve ne accorgete perché quasi sempre c'è l'omino fuori. Non sempre, però molti ce l'hanno. Stamattina addirittura nella tazzina da espresso. Ci fossero anche 2 pannocchie del Mulino Bianco, starei a casa mia. Ragazzi, ma che spettacolo di strada questa mattina. Paesaggio indiano incredibile, pieno di mucche. Siamo immersi nella nebbia, qua a fianco a noi ci sono i campi di cotone, con Francia alla guida, che è ulteriormente uno spettacolo. Sì! Ma che alba! Allora, stiamo tentando l'avventura dello sterrato. Vediamo tra quanti secondi si concluderà malamente. E prendiamola qualche decisione sbagliata. Fosse solo questa. Vogliamo consumarlo un po' questo tuk-tuk o no? Dai, Franci, col Camel Trophy. Non mi viene da vomitare. A sto giro l'idea della minchia è venuta a me. Pensate, cari amici. E non contento, ho coinvolto anche loro. Fai lo sterrato che ti diverti di più, dicevano. E soprattutto fai guidare Franci, che tenta anche il sorpasso nello sterrato. E niente raga, dopo un primo tentativo ci siamo resi conto che era un'idea del cavolo. E quindi torneremo indietro, esattamente da dove siamo arrivati, perché dall'altra parte la strada è impraticabile. Wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real. I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last deal. Si vede una mazza oggi.
villaggetto è? È bellino, eh? Non avranno mai visto un turista. Ma siamo letteralmente in casa della gente indiana. Attenzione, eccolo il forte, la destinazione di questa mattina. Bello! Pensavo di aver fatto una cagata perché ripartiamo e dico ma non va. Solo adesso mi rendo conto che avevamo mezzo freno a mano tirato. Meglio così. Bene, visto che il forte è ancora chiuso, altra razione di chai latte per partire di slancio. No, vabbè, raga, qui fanno gli ziti. You fried it? Ok. Venuta apposta di domenica mattina. Allora, ci hanno detto che non si possono usare camere e macchine fotografiche, però ci hanno detto che il telefono si può usare. Forse perché l'iPhone ha una qualità migliore delle camere, quindi giustamente se facciamo delle riprese che almeno vengano bene. Che poi alla fine è un quadrato. Sì. Papà, scatta il partitone di calcio. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Prendo questo qua che non ha la ragnatela. Cosa abbiamo preso, Franci? Cose a caso. Sembrano olive, Ma sembrano più prugne secondo me. ma ovviamente non è. Secondo me è aspro, è dolciastro. Sembrano delle amarene disidratate. Nocciolino dentro. Secondo me sono delle specie di amarene. Una ciliegina disidratata. Quindi ci si toglie le scarpe, si entra qua dentro, si suona la campana. Ok, possiamo filmare attorno al tempio ma non dentro, da quello che ho capito. Per ritirare le scarpe abbiamo il numero, direi che è un numero indiano, così a occhio. Ah, ma c'è la coda! Ma allora ditelo, Molto gettonato questo posto. Ovviamente scimmie nei templi mai mancare. E qua c'è il resto della family. Loro sono particolarmente belle però. Hanno delle code lunghissime. Fare sempre molto attenzione alle scimmie, ragazzi, perché generalmente, non me ne vogliano le scimmie buone, ma generalmente le scimmie sono sempre un po' stronzette. Molto carino questo tempio, uno dei più belli visti finora. C'è un sacco di gente e un sacco di scimmie. E Franci si è comprata il suo souvenir indiano, che finirà da qualche parte in casa nostra. Il programmino della giornata di oggi. Dopo esserci scassati 2 chai latte per partire come si deve e aver visitato il forte, Di cui vi metteremo il nome in sovraimpressione. tra l'altro noi sapete ci ricordiamo sempre tutto, per una volta che non ci ricordiamo un forte. Ora proseguiremo in direzione nord, perché dobbiamo andare più a nord possibile, direzione città scelta da Franci che si chiama Camac-sur-Loire. Questa cittadina in mezzo a cui stiamo passando è bellissima, raga. Dosso? I dossi, ragazzi, sono quelli che decidono se voi arriverete o no alla fine di questo viaggio. Non solo perché sono enormi, ma perché non sono segnalati minimamente e Sono soprattutto sempre nel posto sbagliato. sono in luoghi dove onestamente voi vi chiedete ma perché hanno messo un dosso qua? Però avranno i loro indiani motivi, voglio dire. Ecco, adesso c'è un camion gigante che trasporta... Guarda che ha il camion. Sì. C'ha un dio disegnato nel retro. Pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them niggas stop it. Whoa, whoa, it's my destiny, feeling like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow, and these haters love to watch me like Tebow. Poi succede che ogni tanto Franci mi fa fermare perché sente l'impulso di comprare quello che vede. Thank you. Ora, nella fattispecie non so cosa sia, ma immagino sia roba da mangiare. 15 rupie. Per cosa? Per una roba che non so bene. Brette? Look, I don't take L's, I just learned a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Momento bufali.
E anche oggi pausettina pranzo all'autogrill. Ci spariamo un chicken biryani, ce lo prepara lui. एक बार टेस्ट थोड़ा टेस्ट करके देखो, फिर उसके बाद में अच्छा लगे तो खाओ. Franci, non dire sì che non hai capito niente. चेक करो. Quindi primo spuntino della giornata, piccolo piattino di chicken biryani, estratto direttamente dal pentolone del signore. Sono contento che non sia arrivato il solito piattone devastante, perché così possiamo provare più cose. In realtà io mi ero fermata anche a prendere questo poco qua. Ma cos'è? Non lo so. C'è 20 minuti per dirmi che non sai cosa hai Ma comprato. no! Secondo me è una frittatina di verdura. Rivedibile. Sì, rivedibile. E secondo me, finito pranzo, ci spariamo un bel cilone qua, Come quando eravamo giovani e andavamo ai giardini reali. फिर अंगार डलता है इसमें. È veramente quello che pensate, sì, è proprio quello. Ah, c'è l'acqua dentro. Ha preso una manciata di cioccolato, chiamiamolo così, e l'ha messo lì dentro. Pausa benzina per loro, con capretta annessa. Tac. Mi piace che quando facciamo benzina ci segnalano sempre prima di iniziare che il contatore sta a zero. Come a dire, zio, non ti sto fregando, guarda che parte da zero. Allora, invece ragazzi, oggi io vi vorrei parlare di come funziona la guida qua in India. So che siete tutti molto interessati all'argomento e potrebbe salvarvi la vita quello che vi sto per dire, nel caso in futuro doveste venire in India a guidare un tuk-tuk. Qui la guida è come in Inghilterra, cioè le macchine hanno il volante a destra, in strada si sta sulla sinistra, si supera sulla corsia di destra e via discorrendo. Ma se pensate di venire in India e limitarvi ad applicare questa regola, Siete morti! secondo me non fate una bella fine. Il primo giorno ci è stato detto: signori, prendete le vostre regole del codice della strada del vostro paese e dimenticatevele, perché se le applicate qui siete morti. Qui dovete utilizzare le loro regole, e le loro regole sono poche e quelle che hanno le infrangono. Detto così sembrerebbe un inferno, in realtà ragazzi i primi giorni effettivamente sono un po' un inferno, dopodiché diventate un po' indiani, ci prendete la mano, guidate come guidano loro e in qualche modo ve la cavate. Regola numero 1: guidare contromano È tollerato. Qui può tranquillamente capitarvi di vedere gente contromano, in bici, in moto, ma anche in camion. Sì, avete sentito bene, e anche in autostrada. L'uso del clacson. Il clacson qua viene utilizzato molto di più di quanto lo utilizziamo a casa nostra e ha un significato completamente diverso. Noi generalmente usiamo il clacson quasi per rimproverare, no? Qui il clacson viene usato per dire: oh zio, guarda che ci sono. Quindi quando vi strombazzano qua in India non ve la dovete prendere come faremmo in Italia. Significa semplicemente che vi avvisano della loro presenza in qualche modo. Dopo che vi hanno avvisato prendono e passano, quindi... Il problema è che avvisano tutti contemporaneamente. Esatto, perché qui ragazzi non esiste il concetto di precedenza, qui esiste il concetto di io ho suonato più forte di te e più volte di te e quindi passo prima io. Infine, per chiudere, gli animali fanno parte del percorso: cani, mucche, polli, maiali, cinghiali, caprette, tranquillamente per la strada, in autostrada. Qui non c'è un vero e proprio concetto di autostrada, qua ci sono delle strade a scorrimento un po' più veloce, a un certo punto hanno degli incroci, ci sono degli stop, ci sono dei dossi in autostrada, dissuasori del traffico, gente che a piedi vi attraversa l'autostrada anche di notte. Fate molta attenzione ragazzi, perché fare una cazzata è veramente un attimo. E il grido di Square House per tutti. Nuova ennesima pausettina. Francia adesso fa la figa col Parati o col Roti, non mi ricordo come si chiama, però non ci voleva venire in questo posto. No, vediamo. no, perché è pieno di mosche. Vabbè, pieno di mosche, ho capito, Va bene Franci, se- siamo in India, mangia. Mangia. È anche buono. È anche buono, tra l'altro. Non ne sbaglio una, ragazzi. È un minestrone di verdure. È più buono questo del pollo di... Sì, sincera, si poteva fare. Sì, ad eccezione delle mosche a condimenti. Non sei più la Franci che conoscevo. Mai mangiato mosche. Bene, soddisfatto della mia sosta e della mia scelta. Più vi sembra che non vada bene, e con buona probabilità, migliore è il posto. Miei nuovi amici. Giro veloce per Franci. Pausa chai, probabilmente l'ultima della giornata. A sto giro volevo sentirmi più a casa, per cui biscottino
indiano al burro, anch'esso indiano. Forse Franci direbbe che hanno usato un burro. Hanno usato un grasso di bassa qualità. Te lo puto anche. Allora, questa tecnica, ragazzi, praticamente lui fa la pagnotta e poi l'attacca sul bordo rovente della pietra ed è la tecnica di cottura del Ciapati. Ah, e vedi, lo attacca così bello. Ma sì, suona zio, che così risolviamo tutto. Se siete stressati, venite a guidare nelle città indiane di sera, poi ne riparliamo. Tutto sotto controllo, Tutto sotto controllo. Ho messo la seconda! Martin Garrix Animal! Io comunque non riesco a capire come Google ci possa consigliare di passare dal centro città. Cioè, secondo me non ha idea del traffico di questo posto. Non hai idea. Te lo facciamo vedere. Esatto. Io mando una lamentela scritta A Google. E se ci rimbalzano ora? No, ma io vengo a dormire qua nel parcheggio, cioè non è un problema. Bene, dopo il pandemonio del traffico notturno di Jabalpur che vi abbiamo risparmiato, o forse no, non ve l'abbiamo risparmiato, non so se ci sono delle clip. Comunque, giungiamo infine alla nostra stanza di questa sera, dove, attenzione, non ci hanno rimbalzato. Qualche volta capita. Abbiamo notato questa cosa, che nei bagni indiani tu ti puoi chiudere dentro, ma ti possono anche chiudere dentro. Non abbiamo ben capito perché, forse c'è qualcosa che dal bagno è meglio che non esca? Bene, passiamo al momento cena. Momento cena, posticino molto carino con cucina a vista che dà direttamente sulla tangenziale o qualcosa di simile. Tra l'altro non avevamo notato che tutti i ragazzi che lavorano in questo ristorante sono sordomuti, perché ci siamo resi conto dopo pochi minuti che parlavano tutti a gesti, tranne credo il proprietario che è quello con cui abbiamo parlato per ordinare. Però bellissimo. Adesso vediamo se sono anche bravi a cucinare. Che buon profumo, che buono, piccante. Ma va? Sarà mica anche speziato. Sì, bravo. Come se fossimo in India? Sì. Ma che bella questa cena di stasera. Sì, nel frattempo è cambiato il contesto, siamo tornati in camera. Torneremo a casa più stanchi di come siamo partiti. Matematico, certo, Ok. sicuro. Non è un viaggio Per rilassante. A domani, ragazzi. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle.